bene! Salmanini area dall'inverno senza Le manine sono su e l'inverno anche su! La più bella la prendo io! Ciccio, andiamo Marina! Guarda che bella quella lassù! Le manine coincidono nel nostro paese con la primavera. Sono delle manine di cui che girano, vagano qua e vagano anche là. Sorvolano il cimitero di cui tutti riposano in pace. Sorvolano il lungomare con i tedeschi, datasi che il freddo non lo sentono loro. Vagano, gironlanzo, gironzano, gironzalon. Vagano! Siamo 14 figli. Quando sono nato io, per ultimo, mio padre si era stufato e così mi ha messo nome definitivo. Non si poteva stufar prima che avevamo un chiacchierone di meno e la barba era finita? Buonasera. Buonasera. Ci vediamo in piazza. Sono venuta a prendere mia sorella. È presto? No, c'è la sorellina. Ah, Fiorello, bello è finito, entra. Mo se per quell'affare lì allora ho bisogno di calmarti. È una belva. Permesso. Quest'anno la Fogarazza è alta 1,5 metri più dell'anno scorso. Perché ti sei messo le mie scarpe? Vai alla festa stasera. E cos'è che suona? Una mia nuova composizione. Adesso le faccio sentire un assaggino. È unico, non arrivato! Brava, gradita. Via! Capperate da vicino! Adesso, babbo, vediamo accendere la fogaraccia e poi vi porto a casa. Perché il dottore ha detto di andare a letto presto. E dici al dottore che è un pataca e io vado a letto quando mi pare a me. Allora, questa volta, se vi sentite male, vi porto all'ospedale e vi lascio lì, Turroni alla mente! Largo! Capperate da vicino! Fave, ballone, lupin, bruscoletto! Ma ci passè! E mi fosquelle! Prendi una figlia! Muiazza! Fatemi passare, largo! Sentite questo! Babbo fa per 100 figlioli e 100 figlioli non fanno per un babbo. Questa è la Mica ce verità. ne fumo da 6! Dai, fammi fare un botto Te non con fai me! niente, te! Giudizio! Ciapa! No! Posso comanda e voglio, viva il giudizio! Volpina, hai fatto l'amore oggi? Come no? Quanti ne hai fatti fare? Di. Porca Volpina, Luciano lo metterete anche nel caffelatte, te. Eccola! Fai morire, gradisco, che da garbo si deve andare a nascondere. Andiamo a mettercela davanti. Sven, non si dai! Non è colpa, siamo qua! Tizio! Non è neanche questa sedia qui, no? E preso anche questa! Mettila là sopra, prendi! Ci metti seduta la sega vecchia! Oh, io... Ma Non te la boh, faccio mangiare la sedia! Portala a casa! La sega vecchia! La sega vecchia cosa qua! Prima di darti cosa la voglio qua! La sega vecchia cosa qua! Prima di darti cosa la voglio. No, ma io non guardo mica, anzi, e sa buono! Non guardare, va via, che poi stai male. Botti! Forte botti! Teniamo la fogarazza, bruciamo la...
questo fuoco, vecchietta mia, l'inverno e il cielo ti porti via. Eccola qua la primavera. Ma io non ce li ho i cerini. Ma ce li ha l'amore tuo, bellezza mia. Scendi qua. Bruciamo la sera vecchia! Viva il giudizio! Posto comanda il voglio! Posto comanda il voglio! Posto comanda il voglio! Posto comanda il voglio! Vuoi la scala? Vuoi la scala? La scala! La scala la vuoi? Dammi la scala! Prendi? Dammi la scala! Io brucio! Prendi? Dammi la scala! In America ho visto delle fogarazze alte 106 metri. Ma quando sei stato in America? Io sono figlio di americani, Aspetta, che viva te! Ma allora si sente molto da farmi un po' culo! Viva San Giuseppe, viva la primavera! Mi fa così impressione a me, a te? Eh sì, anche a me. Ma è l'inverno che muore, sai, e arriva la primavera. Me la sento già addosso, io la primavera. Auguri, Giorgogna, auguri, sorella, auguri, contessina. Bevi un pochino anche tu, ti fa bene. Anche la zia ne beve un goccetto, vedi? Bravo, Lalo! Paroli di mostri si sono stati! Che roba. Certo che tuo fratello è proprio un gran patacca. Ma è giovane lui. Adesso salta l'antico della Malesia! Voi a finire sul tetto! Appena che siamo a casa ti stacco la testa, te. Che roba. È saltato via il tacco, signore. Adesso fai tutto l'anno con questo. Quell'altro disgraziato dov'è? Dove è andato? Compere a casa! Ciccio, buttaci dentro il culo con la puttana! Cosa fai, rinfornito? Vatti a letto! Ti metto nel collegio dei birichini a te! La nascita di questo paese si perde nella notte dei tempi. Nel museo comunale, sulla piazza grande, ci sono degli utensili di pietra Riverisco. che appartengono alla preistoria. Io stesso poi ho scoperto alcuni graffiti antichissimi nelle grotte dei conti di Lovignano. Comunque, la prima data certa è il 268 a.C., quando divenne colonia romana e punto di partenza della via Emilia. Lucchetto? Anche questo fa parte del carattere beffardo di tale popolazione, la quale nelle vene è sangue romano e celtico, è un carattere esuberante, generoso, leale e tenace. Dal divino poeta Dante a Pascoli d'Annunzio,
Numerosi sono gli alti ingegni che hanno cantato questa terra e suoi innumerevoli figli che hanno onorato con segni d'eternità l'arte, la scienza, la religione, la politica. Ma che sei? Fai tanto lo spiritoso e non hai il coraggio di mostrarti. Fatti vedere. Sono pronto a darti qualunque spiegazione a viso aperto. Oh. Avvocato. Sì. Signori! O dunque, vogliamo metterci in posa, Se allora? proprio lei insiste, signor Preside, ma io vengo sempre così male in fotografia. Gli alunni dell'ultima fila sulla panca. Orbene, De Santis! Signor Preside, ma sono mica stato io. Aldina. Guarda come ti sciomeglia. Ma cosa succede? Gigliozzi. Vada seduta lei. Asapasiv, fermi così per favore. Fermi così. Là! Fatto. Che cos'è questo? Mo è un sciascio. D'accordo, ma che cos'è? Io lo so, una fionda. Una palla d'elefante. Ve lo dico io, è un pendolo. L'avete visto tante volte anche nelle vostre case l'orologio a pendolo. E come fa, come fa? Tic-tac, 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 tic-tac. Dove si ritira Tiberio quando lascia la guida dello Stato? A Capri, sì. Uccisione di Agrippina. 69. Perché mi fa il segnetto, professore? Non era il 69. Nel 59. Ma è sicuro che non era nel 69? Ma come sarebbe? Era nel 59. Porca vacca, lo sapevo. Tu mi fai a scipazza, ma fai a scipazza. Perché Vattene a cosa ho fa- fatto? Non poteva essere anche nel 69. Giorno verrà, tornerà il giorno in cui, redivivo ormai gli Itali, staranno in campo audaci, e non col ferro altrui in vil difesa, ma dei galli... L'universale in quanto spirito si incarna nello Stato e non può non inverarsi nella Chiesa. Ma questa riconciliazione Stato-Chiesa avviene attraverso la persona del demiurgo, sì, che mette ordine fra i membri dello Stato e quelli della Chiesa, richiedendo giustamente una ferrea disciplina e il diritto di intervenire in tutte le sfere della vita individuale. Egli è il figlio di Dio per eccellenza, perché ha la stessa potenza del Padre. Oh, e poi c'è lo Spirito Santo, da mettere sullo stesso piano del Padre e del Figlio. Chiaro? Ecco perché Dio è uno e trino. Oggi vi parlerò del grande Giotto. Che con le palle fa il botto. Lo sapete, cari ragazzi, perché Giotto è tanto importante nella pittura italiana? Ve lo dico io, perché ha inventato la prospettiva. La prospettiva. Signorina, posso uscire? Bobo ha fatto una puzza. Ma che dice mai? Non sei mai. Non è vero, non le faccio le puzze. Non le faccio. Alboino firmò la pace. Gigliozzi, fuori!
Ecco qua, non è difficile, risolva. Cardini. Beh, ma perché si ferma? Andava bene. Cosa voleva fare? Suggerisci. Passa. Rifletta un momentino. x9 più radice quadrata di k3. Ma se è così evidente. Si tolga. Ma cosa ha pasticciato qui? Cosa ha fatto? Rileggiamo insieme. Cosa c'è scritto qua? Cosa ho scritto qua? Dico, sa leggere almeno? E allora? Ma stia zitto che è meglio. x9 più radice quadrata di k3. Eccola qua, la soluzione. x1 uguale 140. x2 uguale 3/5 del totale meno la differenza. È chiaro? Sì. Ma cosa ha fatto? Cosa è successo? Ma dico, è impazzito lei? Candela. Vidello! Vidello! Heptanekron garpesonton. Ysse marpsamen posin, keilio ienimen fones. Bella la lingua greca, vero? Ostia. Come musicale, eh? E marpsamen. Ripeti. Marpsa. No. Silenzio. Non riesco. State un po' zitti voi altri. Coraggio, ripeti. Professore, può essere così gentile? Dimmi, caro, che vuoi? Scusi, me lo potrebbe far risentire? Certo. Guarda. E marpsamen. Fai attenzione alla lingua. Deve battere qui contro il palato, così. E poi cacciala fuori. E marpsamen. Coraggio. Marpsa. No. Silenzio. Dunque, coraggio, su. Marpsa. Ha sentito? È difficile il greco. Come la metteva la lingua? Non così fuori, tra i denti. Così? Dai, oh, che ci sei vicino. Questo è giusto. E mar... Sono quasi riuscito, però. Chi è? È il Ciccio. Porca il Ciccio. Lasciami la ciccia. Ma tirate solo, però, eh? Senti, è vero che hai scritto un'altra poesia per l'Aldina e lei te l'ha stracciata? Ma io ne ho scritto un altro. Qual gentil donzella tu mi appare, Aldina bella. E in tutto il tuo fulgore, dang, mi fai battere forte il cuore. Dang, dang. Ma senti che bel caldino che c'è fuori. A me mi piace la mamma dell'Aldina. Chissà chi ci sarà al mare stamattina. Cosa fai tu qui? Oh, cos'è che vuoi? Ho perso il mio gatto. Ah, sì? Guarda che qui non c'è il gatto. Su, fa la brava. Va a casa, va. Fa caldo, eh? Ma voi non ci avete caldo. Ma guarda questa qui. Sta bonina, va a casa, su. Cammina, non hai gatti qui. Principale,
Lo sapete che Cassinas ha fatto un'altra poesia? Ma quando è che le scrive tutte queste poesie? Cassinas, vieni che? Fai sentire la poesia principale. Sentiamolo, va. Com'è che si chiama? I mattoni. Ah, bella. Mio nonno fava i mattoni. Mio babbo fava i mattoni. Faccio i mattoni anche a me, ma la casa mia dov'è? Bravo. Bravo, Cassinas. Giusto, perché no? L'ho capito, Tessa. È vera. Ma anch'io ero un poveraccio, cosa credi? Però piano piano sono diventato capomastro. Non si può mica ottenere tutto pim pum pam. Ci vuole pazienza, carino. Bisogna lavorare. E lavorando uno lavora. Bisogna lavorare. Non sia dietro a lavorare. Chi da me? Basta! Non si beve prima della minestra. Non si deve bere. Ma dov'è che è scritto? Si gonfia lo stomaco, si spende sulla domenica del Corriere. Volete sta buono con ste mani? Ma lì ci manca un cucchiaio, vemogina. Scotta, Lolino? Trovi che scotta? Sfumaturina. A me dammene tanta, mamma, eh? Te ne do quella che ti spetta a te. Ne vuoi un altro sgomarello? Ce n'è ancora la Lina, sai? È giusta di sale? Sì, nonno. Gina, portagliene un po' anche al nonno, dai. Ma ha già mangiato. E bademi ba, il babbo del mio babbo, lo chiamavano Carnazza. Le morta a 107 anni e ancora, oh! Non ne posso più. E allora? E allora, mi ha imparato Ma fin fai? da Ci metti ancora bambino sale? che si deve mangiare alle 11, prima che il sole ti brucia la testa. E alle 4 della sera, se no è tutto veleno che ti si pianta in qua e che ti va nel sangue. E te non mangi? No. Che cosa avete fatto a vostra madre? Niente, babbo, niente. Non mi hanno fatto niente loro. Ma viva la Madonna, uno s'alza la mattina alle 4, lavora tutto il giorno come un somaro e quando vieni a casa per mangiare un pezzo di pane ti trovi davanti ad alfasi storti così. Così non le vedi più, le facce storte. Signora, è ora di levarlo dal fuoco il bollitore. Sì. Ma come pesa? Insomma, cos'è che c'hai? Non c'ho niente. E perché non mangi allora? Perché non mi va di mangiare. Ma perché non ti va? Perché non mi va. Chiudete quella porta che fa fresco. Subito, subito. Sono ancora convalescente io. Ma chi è a quest'ora? Ma cosa ne so io? Vado ad aprire, signor Aurelio? Sì, va. Ma insomma, che cos'è il mio sedere? La pila dell'acqua santa? A me la carne del pollo mi va sempre in mezzo ai denti. Babbo, ne prendo ancora un pezzettino, eh? Fermoli! Un pezzettino d'ala. Te la do io. Toglimi una curiosità, Miranda. Ci hai messo la mentuccia? Ma no, ma che mentuccia. La salvia. Però te ne sei accorto subito che c'era un altro saporino. Palato fino, Lallino. Porca. Gina! Ma chi è? E allora? C'è il cavalier Biondi. No, al casino, stavo mangiando. Tu Biondi, non è il cugino A del me, vescovo? a me. Ma cosa avete? Siete sfondati? Sembra che non vi dia mai da mangiare. Zio, sta a vedere. Se ti vedi il babbo, poi a te. Capirai che roba. Zio, fai te quell'altro. Quello bello, zio. Dai, zio, una volta sola. Guarda, Titta. Ma che bravo, signorino. È difficile, vero, zio? Beh, sai. Buono sto Sangiovese. È buono, eh? Senti un po', carino, dove sei stato ieri sera? Io? Al cinema, babbo. Al Fulgo. E cosa faceva? Zio, c'erano gli indiani nel film e gli americani volevano entrare nel territorio dei Comanci, no? E avevano costruito un ponte con la ferrovia, ma gli indiani si sono messi lì sopra e ci tiravano le frecce. Quante ne tiravano, babbo? E ora mi ammazzate. Ma te cosa facevi? Cos'è successo? Meglio per te!
fatto niente! Aurelio, lascialo stare! Vieni qui! Se ti prendo ti mando all'ospedale! Aurelio, c'è gente che ci guarda. E da domani mattina niente più scuola, niente soldi. E vieni a fare il manovale sotto di me! Però mi paghi, babbo! Ti pago a martellate sulla faccia! Te mi devi dire di chi è figlio questo pezzo di merda! Io alla sua età lavoravo già da 3 anni! Sì, lo so, babbo, che borse, davi tutti i soldi alla nonna! Ma porca... Adesso basta, su, venite a mangiare. Sì. Facciamo ridere i polli facciamo ridere. Io in casa mia faccio grossa che mi pare, te E capisci? non lo fai, signor Padre Eterno? Dammi il piatto di tuo fratello. Dammi il piatto di tuo fratello! Metti già quel piatto. Dove vai? Ma cosa ha fatto? Cos'è che ha fatto? Cosa ha fatto? Te lo faccio vedere io cosa ha fatto. Cosa ha fatto, raga? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto tuo fratello? Parla, sai che ti Ma non lo strozzo! so, mamma! Come non lo sai? Ecco il cappello del cavalier Biondi, è andato Beh. al cinema ieri. Senti qui che ma punta. cos'è? Lo sai chi è stato? Quel Lazzarone camorra di tuo figlio. Si è messo a pissare nella galleria e sotto c'era il cavalier Biondi. 3 scudi ho dovuto Sono dargli. sicura che 3 non è stato scudi. lui, ma quei delinquenti dei suoi compagni, ecco. Tutte le volte così! Non devi difenderlo, quel boiaccia che viene su sempre peggio! Sono 2 assassini! Li hai tirati su male! Malissimo! Sì, allora te li tiri su te! Combattici te! Malissimo! Me ne pospio, divento matta! Matta, divento matta! Oh, ma io vi ammazzo. Domani. Vi ammazzo tutti! No! No! Io vi metto la stricnina nella minestra! Ecco cosa faccio io una volta l'altra! Te non la metti la stricnina nella minestra? No, io la metto la stricnina! 1, 2, 3. No, io ce la 1, 2, metto, 3. vi ammazzo tutti! 1, 2, 3. Anzi, m'ammazzo prima io! Ecco. Adesso! Bravo. Mosè! E invece m'ammazzo prima io! Io, guardi babbo. Ma perché sei sgrazia? Perché? Perché sei fatto? Sei fatto? Vigliacca la mano! Ti ho fatto male! Ma cosa fai lì per terra? Non ti portavo scasse questa settimana. Buonasera, signor Pesce. Onde membrare, che ci Lo gradisco! Dove? E laggiù! Ma se lei parla con l'arcivescovo e le concede l'autorizzazione di vendere i santini e i calendari religiosi nelle scuole, sono sicuro che non c'è bisogno di dare dei soldi in generale. Facendo. Quando è che lo date la Valle dell'Amore con Gary Cooper? La prossima settimana, cara. Grazie tanto. Ma quando è che porti a nanna il tuo principino? Mi attacca la borsa in la faccia, ma te. Ah no? Gormito. Vattene, giudizio, adesso sei seccato. Era tanto bello e ho pianto tanto. 1200 perfettamente conservato. Pifora. Scusate, continuo dopo. Lallo, leggi il telegramma che ha ricevuto Penna Bianca da Stoccolma. Vieni su subito che non ne posso più, Inge. O chi è quella dentura di st'estate? Guardala là. Cosa fai, ci vai?
Ostia, ma fa freddo adesso lassù. Dopo ti dice che se gli stai una rivolterata in mezzo all'oggi fai peccato, sei un assassino. Dentro la carce viva li porterò io. La Madonna resta sceni tutti quanti. E la mia mamma? Quella dentona lì, io la mamma sola proprio. Qui la nuova cuticina. Ehi, guarda! Guarda quella grossa col cappuccio. Guarda che addosso. Questo c'ho anch'io. Sì, sono qua. Col sacrosanto diritto di un posticino al sole. Ah, era un gran bell'uomo, somigliava a Vala Severi. A Valcour dei ragazzi, con quel pizzetto pareva un duca di Parigi. C'è che imbarchedo. Buonanotte Vittorio, buonanotte a tutti. Questo è il monumento della Vittoria. Andavamo a vederlo tutti i giorni. E io me lo sognavo anche la notte. Io vado, mamma. E confessati bene. Non è che hai bevuto l'acqua, se no non la puoi fare la comunione. Ma l'acqua si può bere, mamma, e mangiare che non si può. Neanche l'acqua. E digli che sei un delinquente, che fai arrabbiare i genitori, che rispondi male e che bestemmi. Tutto, hai capito? No, mamma. Tutto! Chi è il primo? In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Da quanto tempo è che non ti confessi? Da Natale. Bella roba. E ci vai a messa alle feste comandate? Sì, ma quando ci ho avuto gli orecchioni no. Onori il padre e la madre? Io sì, ma sono Ma no, non così. I fiori bianchi da una parte e quelli gialli dall'altra. Perché non è lo stesso? No, non è lo stesso. È una questione di estetica. Ho capito. E allora, onori il padre e la madre? Io sì, ma loro non mi onorano a me. Mi danno certe tosse sulla testa. Si vede che li fai arrabbiare. Le dici le bugie? Per forza le dico. Desideri la roba degli altri? Sì, E i fiori piccoli nei vasi piccoli. Cos'è che desideri? No, è un mio compagno che lo chiamiamo Sborone, c'ha un'impermeabile ossa pieno di fibbie come quelle dei detective. Li vogliamo... Commetti atti impuri, ti tocchi. Lo sai che San Luigi piange quando ti tocchi? Sì, piangi pure. Tanto io non te lo dico se mi tocco. Che poi fai la spia al babbo. O perché te non ti tocchi? Ma come si fa a non toccarsi quando si vede la tabaccaia con tutta quella roba che ti dice? Sportazione? E la professoressa di matematica che sembra un leone. Madonna. Ma come si fa a non toccarsi quando ti guarda così? E cosa credi che veniamo a vedere il giorno di Sant'Antonio, quando te benedici gli animali, le chiappe delle pecore?
vedete come mi guarda? Ma come faccio allora a dirgli della Volpina? Di quella volta che mi ha chiesto se gli gonfiavo la bicicletta? Io non sapevo che si davano i baci così. Lei lo sapeva, con tutta la lingua che gira. Sono io che faccio le domande, non te. Va avanti. E la gradisca. L'anno scorso, no? D'estate. L'ho vista da lontano che entrava al cinema. No, perché... siccome... a me mi fa svenire la Gradisca. Io voglio una moglie come la Gradisca. Era sola. Era lì, davanti a me. Cambiavo posto. Cambiavo ancora posto. Cambiava ancora. E finalmente... Cosa cerchi? Sono rimasto come un pataca. Mi volevo buttare giù nel porto. Ma Don Valoso queste cose non le può capire. Allora, siccome qualcosa bisognava pur dirgli, gli dicevo che sì, una volta mi ero anche toccato, ma poco poco. Poi mi ero subito pentito. Lui era contento così. Mi diceva che dovevo dire 3 Pater Ave Gloria e mi mandava via. 3 Pater Ave Gloria e cosa salva peccati tuis. E tu ti tocchi? Guarda che calamari che c'hai. Ti tocchi? Sì, ti tocchi. Sì, una volta sola mi sono toccato nel garage. Non sta fermo. Ma perché? Sempre a toccarmi. Gianarlov! La Gradisca! È tata della tabaccaia. Quello del circo. Quale? Quello che vuole chiappare la rete. L'Aldina. No, l'Aldina è mia! Ti spacco la faccia! Platani! Sugli attenti! Platone! Attenti! Platone! Attenti! Platone! Attenti! di Roma imperiale che ci addita la via del destino dell'Italia fascista. Fatemelo toccare! Io lo voglio toccare! Viva il duce!
popolazione è iscritta al partito. Abbiamo 1200 tra balili e avanguardisti, 3000 giovani italiane, 4000 figli della lupa. 20.000 cuori, ma l'unico cuore fascista, soltanto però i lavori sull'umano andrebbero un pochino accelerati. Meraviglioso! Questo entusiasmo che ci rende giovani e antichissimi allo stesso tempo. Giovani perché il fascismo è ringiovanito nel nostro sangue, con gli ideali luminosi, antichissimi. Ah, io dico soltanto questo. Mussolini c'ha 2 coglioni così. Oggi, 21 aprile, si festeggia la nascita di Roma, città eterna. Che cosa significa? Significa anche che bisogna rispettare tutti i monumenti, i ruderi, le pietre che la civiltà di Roma ci ha lasciato. Cosa che io sto facendo da molto tempo, sopportando il dissenso di qualche stabellatore notturno. Perché non vedere? E in questa giornata radiosa di sole italiano che nessuno Un segno divino che anche il cielo... Miranda! Miranda! Chi è che ha chiuso il cancello qui? Me. E perché? Lo sai perché? Dai, vieni a aprire. Senti che surfa che stanno facendo in piazza da stamattina alle 8. Apri, cosa fare? La sento, ma non apro un accidente. Oh. E te rimani a casa. Levati sta roba qua. Se voglio restar vedova ti ammazzo io. Ti strozzo col tuo cravatino qua, guardalo. Ah, perché io secondo te avrei paura di quei 4 pidocchiacci neri lì? Dammi la chiave, dai. Dammi la chiave. Miranda! Boia, ma è mai possibile che ogni volta che c'è una manifestazione dei miei coglioni uno deve essere chiuso in casa? È il massimo dei massimi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Gioventù granitica. 7. Granito, granitica, sì, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saluto al duce! Avanguardista Ciccio Marconi, vuoi tu sposare la giovane italiana Aldina Cordini? E tu, giovane italiana Aldina Cordini, vuoi sposare il qui presente avanguardista Ciccio Marconi? Bravo Ciccio! Viva il Ciccio! Camerati, hanno detto pane e lavoro, ma non è meglio pane e un bicchiere di vino? Caffè! Vendetta! Un solo archetipo. Archetipo del Il camerata federale! Due capelli a fine una tappa. Palla difficile. Sì, eccellenza. Palla difficile, eccellenza. Non vorrei averlo contro. Ho che ho spento la luce qua. Attilio, dammi la candela. Accendi la candela. Pardone, Sua Eccellenza. Ma cos'è che dici? Sono il pornografo. Cosa dici? Silenzio! Ma questo è internazionale. Ma cos'è questo internazionale? Sommersivi. Ma dov'è? Da dove viene? Dove ti nascondi, miserabile? È incredibile. Vigliacco!
Vigliacco! Fatti vedere, vigliacco! Comandante, agli occhi. Tutti dentro! Dentro a casa! Chiudere! Chiudete le finestre! Chiudi la finestra, te! Dentro! Vai dentro tu! Avanti, avanti a casa, avanti, avanti! Che fai? Svelta, va a casa, fila! Tira! Corri dall'altra parte del violo, vischero! Ehi! È lassù! Dai, vieni a casa! Sul campanile! Chi è sul campanile? Sei libero. Puoi andare a casa. Hai visto, eh? I fascisti tanto cattivi. Non ti si è fatto nulla, non ti si è torto neanche un capello. Ti mancava poco e ti si pagava anche un caffè. Buonanotte, bimbino. Portatelo qua. Togliti il cappello. Mi scusi, è un'abitudine, anche a casa. E com'è che non saluti romanamente? Non sapevo che era obbligatorio. Sai, io di politica non me ne intendo. Mettiti a sedere. Ah, non te ne intendi di politica. E allora come mai ti hanno sentito dire questa frase? Se Mussolini va avanti così, io non lo so. Che cosa intendevi dire con quel io non lo so? Ma io non l'ho mica mai detto una cosa del genere. In linea di massima parlo solo del mio lavoro. Può darsi, ecco, avrò detto io non so com'è la politica, non so come funziona, ma... È una minaccia? No, assolutamente no. Sfiducia nel fascismo? Ma no. Perché? O propaganda sovversiva? No, non c'è motivo. E neppure del grammofono tu non sai niente? Del grammofono? Non fare il furbo con me, rispondi! Ma io dormivo. Non ho svegliato loro. Non ho avuto nemmeno il tempo di mettermi la cravatta. La cravatta o il fiocchetto da anarchico? No, che fiocchetto? Senti un po'. Vuoi fare un bel brindisi alle vittorie del fascismo? Sai, io veramente a quest'ora... A quest'ora. Maledetti imbecilli, ma perché dovete approfittare così della nostra... Devi brindare alla vittoria dei fascisti, amico mio, Lasciarvi la testa per farvi capire che il fascismo vuole proteggervi e restituirvi dignità, coraggio, ma andate all'inferno, ignoranti bestie. Ma questo è olio di ricino. Ah, non lo bevi? No, non lo bevo, no. E perché dovrei berlo? Che cosa ho fatto per berlo?
Ma cosa fai? Lasciami! Cosa fate? Perché? No. Saponino, no. apri la bocca, apri la boccuccia. Su, da bravo, mi vuoi fare arrabbiare? No, bevi, che ti fa bene, bevi. Così. Guarda come deve ridursi un uomo a quell'età. Che scena disgustosa. Vergogna! Ma cosa fai? Mi vomiti sulle scarpe. Non ti È piace, questo che ci addolora. Questa ostinazione a non voler capire. Ma perché? Ma se lo prendono anche i bambini quando hanno Ma la bua perché? al testino. Che la bua ce l'hai nella testa. Avanti, prendine un altro goccino che ti schiarisce le idee. Appena pagato. Sì, mandaci il conto. Madonna, le due. Aurelio! Aurelio mio! Ma cos'è stato? Non vuoi dar retta a te? Mi vuoi dar retta? Vedrai. Tirati su. Ecco, asciugati. Non prendo il freddo. Babbo! Maledetto! Maledetto! Ostia che puzza, babbo! Se quello che ha fatto la spia è quello che dico io, è meglio che cambi continente! Perché a me hai mai la testa, hai mai il paio! Voglia tu! No! Il Grand Hotel. Io chiamo il Grand Hotel la vecchia signora. Ogni anno vengo qui per succere il miele dell'amore. Do tenerezza e desidero tenerezza. Sono l'unico del borgo a frequentare il Grand Hotel. Dicono ci sia stata la Gradisca. Anzi, fu in seguito a quella per me improbabile avventura che venne chiamata appunto Gradisca. Il suo vero nome è Ninola. Beh, dicono che 3 anni fa, una sera d'inverno... No, la fatto una bella figura, ma raccomando. Oh, il principe è bellissimo, sai. E se ti vede che rimane contento, diglielo dei lavori sul lungomare. Lui con una parola mette a posto tutto, sai. Si è educato, parla italiano. È un principe, sai, non è mica un patacca qualunque. Poi è una grande occasione anche per te, Ninola, il lungomare.
Signor principe, gradisca. È così, Ninola venne chiamata Gradisca. Ma io a tutta questa storia ci credo poco e non credo neanche a tutto quello che racconta Bishane. Lui magari è un bugiardonato e ne inventa una dopo l'altra. Voi dovete sapere che 2 anni fa arrivò il Grandotel Emiro con le sue 30 concubine e c'ero io, l'ho visto arrivare. Et les maris? Les maris? Pas mariés? Les temps de la chasteté n'est pas encore fini, mon grand prophète. Alors, la différence qu'il y a entre la fin du chimpanzé et la mosquée de Emiro tutte le notti chiudeva a chiave le 30 camere. Sì, questo è tutto vero, ma è il resto del racconto di Bishane che fa acqua da tutte le parti. Figuratevi che lo sciocchino sostiene che quella stessa notte... Fame, palose, lupini e bruscolesi! Asci qua, bambini! Forza vicini! Forza vicini! Forza vicini! Oh, c'è la fine! Sì, sì. Dice che tra belle e brutte quella notte ne ha fatte fuori 28. Zio! Sei polacca perché solo le polacche hanno questo fuoco negli occhi. Naso, va bene mio zio, Comandante? Signore? Allora
Allora sei cecoslovacca? Perché solo le cecoslovacche hanno questo fuoco negli occhi. Ja, io conosco italiana. Il bellissimo, Bonasera, Michelangelo, Fangulo, Il Sole Mio. Buonasera. Zio, via, andate via di lei. Ho sto commesso. Visto mare? Mare? Spazieren con me? Laggiù? Andiamo? Leopardi scritto poesia. Lei conosce Leopardi? No, perché è la prima volta che io venuta qui. No. Dante Alighieri qui. Leopardi qui. Anzi, qui. Ah, buono. Skål. Ballo, com'è andata? E come doveva andare? Con le tedesche sono sempre andato tranquillo io. È innamorata cotta. Mi ha dato la prova fondamentale, ma ha concesso l'intimità posteriore. Zio! Zio! Lo zio Teo era il fratello del babbo. Una volta al mese d'estate l'andavamo a prendere con la carrozza. Zio! Sta arrivando, babbo. Adesso viene. Ciao, zio. Andiamo. Come va, Teo? È contento, mamma? Teo! Ma come sta bene? Sì, sta bene, Sta sta bene, bene, bene. State attento a scendere. Ecco.